Bentornati ragazzi, parliamo di un altro aspetto dello stalinismo negli anni 30, ovvero il cosiddetto terrore, il terrore staliniano, che va dal 1934 al 1939, soprattutto, però in realtà in qualunque anno, in qualunque periodo c'è una terribile repressione. Diciamo che il punto più alto, il cosiddetto grande terrore, va dal 34 al 39. La concentrazione di poteri immensi nelle mani del dittatore Stalin, Joseph Stalin, Giuseppe Stalin, incrementa il livello di dispotismo e di totalitarismo dello Stato sovietico. Il grande terrore si attua, abbiamo già visto lo sterminio dei kulaki, ma per terrore si intende qualcos'altro. Prima di tutto si intendono le purghe, le grandi purghe. Il termine potrà far ridere, che significa purgare ovviamente, è un termine insultante nei confronti di quelli molto spesso innocenti che vengono condannati a morte, uccisi. Purgare ovviamente significa liberare un organismo dalle tossine, da qualcosa di tossico, di infetto, quindi le purghe. Che cosa succede? Che cosa sono le purghe? Le purghe sono eliminazione di migliaia, centinaia di migliaia di persone che all'improvviso vengono arrestate. Ricordate la NKVD, la polizia politica, che prima si chiamava CECA, poi si chiamava GPU, adesso si chiama, alla fine degli anni 30, NKVD, comandata da Beria, no? Il boia di Stalin si chiama Beria. Il bello è che poi fu anche lui condannato a morte alla fine, fu una vittima lui stesso del terrore, d'accordo? E allora che cosa succede? Succede che come funzionano le purghe? Gente viene prelevata alle 5 del mattino, viene mandata, viene spesso torturata, processata, fatta oggetto di torture psicologiche, finisce davanti a un tribunale, spesso condannata a morte, ma spesso quelli che vengono purgati finiscono nei gulag, che sono gli equivalenti dei lager di Hitler, d'accordo, del regime nazista. Qual è la caratteristica delle purghe? Fate molta attenzione. A differenza di Hitler o di altri che perseguitano e sterminano determinati gruppi più o meno precisi, no? Ebrei, testimoni di Geova, comunisti, certo i gruppi diventano un po' meno precisi se andiamo a vedere gli asociali e così via. Le purghe invece di Stalin coinvolgono chiunque, cioè chiunque può essere purgato. Quindi servono a seminare il terrore, a far vivere tutti i cittadini in uno stato di terrore. Vengono esattamente come ricordate la pianificazione dei piani quinquennali, dell'industrializzazione, vengono a volte fatte delle quote. Ci sono, per esempio, c'è la categoria degli insegnanti, si stabilisce che 10.000 insegnanti devono essere presi e uccisi. Ovviamente sono completamente innocenti, serve per mantenere il terrore, un clima assolutamente paranoico. La gente viene condannata a morte, alla detenzione, oppure soprattutto a lavorare nei gulag, viene condannata a lavorare nei gulag completamente innocente, con accuse false, testimoni falsi, processi farsa, senza potersi difendere in nessun modo. Si tratta di un sistema terribilmente totalitario. Spesso gli imputati confessano perché sono stati privati di sonno, sono stati torturati, quindi sono confessioni estorte, vengono mandati nei gulag. Ripeto, vengono presi, la cosa sembra assurda, vengono presi a casaccio. C'è la categoria di insegnanti, tutti insegnanti più o meno a caso vengono
arrestati, purgati, uccisi. C'è la categoria degli avvocati, tutti avvocati vengono presi e uccisi a casaccio. A volte sono persone che avevano criticato Stalin, no? Anche in privato, anche con una battuta sul luogo di lavoro, in famiglia. Ci sono le spie, no? dell'NKVD, quindi non dico che siano dei veri oppositori, ma qualcuno che ha anche fatto una minima critica, qualcosa, ha detto qualcosa. La gente quindi, capite, vive nel terrore di parlare, ma a volte si tratta di persone totalmente innocenti. Vediamo le due purghe più importanti, le due purghe più famose. Le due purghe più famose sono prima di tutto quelle all'interno del partito. Una delle prime purghe elimina moltissimi esponenti di partito. Molti di questi sono assolutamente innocenti, d'accordo? Cioè Stalin se la prende con il suo partito, con i suoi fedelissimi e ne elimina moltissimi, ok? Ne elimina moltissimi, proprio anche quelli che lavorano nella burocrazia, così via. Perché Stalin fa così? Naturalmente si può pensare anche semplicemente che sia matto, che sia paranoico, che vede nemici dappertutto, però sarebbe troppo semplice. In realtà una logica c'era. Abbiamo già visto il fatto che nessuno potesse considerarsi escluso, faceva vivere la popolazione continuamente nel terrore, d'accordo? Nel terrore poliziesco. Ma c'è un'altra logica. Chi viene eliminato nel partito, soprattutto da Stalin? La vecchia leva, d'accordo? Cioè Stalin ha interesse a eliminare la vecchia leva bolscevica, quella che ha fatto la rivoluzione d'ottobre, quella che è stata nel partito sin dalle origini, anche i dirigenti, adesso lo vedremo, più importanti del partito. Perché? Anche qui si può pensare che sia una cosa paranoica, che Stalin non voglia che ci siano altri esponenti del Partito Popolari che gli fanno ombra, d'accordo, che potrebbero essere degli avversari, semplicemente che vengono considerati popolari. E certamente la paranoia di Stalin è dimostrata anche dal fatto che lui voglia prendersi tutti i meriti della rivoluzione d'ottobre e tutto quello che è successo nell'Unione Sovietica. Lui invece nella rivoluzione d'ottobre ha avuto un ruolo del tutto marginale, ebbe un ruolo più attivo nella rivoluzione precedente di febbraio, ma nella rivoluzione di ottobre non fece quasi niente. Stalin falsifica la storia per rendersi protagonista della rivoluzione d'ottobre. Tutto falso, storia, giornali, libri falsificati, così come Stalin si presenta come l'unica incarnazione del leninismo. Stalin si rappresenta come l'unico allievo, come l'unica persona che ha portato avanti l'eredità di Lenin, d'accordo? Quindi si costruisce, lo vedremo, un culto della personalità intorno a se stesso che in qualche modo non ammette, non ammette distinguo, non ammette concorrenza, d'accordo? E quindi in qualche modo i vecchi comunisti, quelli più onusti di gloria, decorati con tante medaglie, con una storia gloriosa, hanno partecipato alla rivoluzione d'ottobre, questi gli fanno ombra, lui pensa che non siano fedeli e quindi il partito viene purgato. Moltissimi esponenti del partito vengono proprio condannati a morte, uccisi o spediti a morire nei gulag senza aver fatto assolutamente niente, cioè con processi sommari in cui la condanna è già scritta, d'accordo, senza un avvocato difensore, con testimoni che fanno dichiarazioni false, ma non solo. Addirittura vengono accusati questi anche importantissimi personaggi del partito di crimini che sono assurdi, aver cercato di uccidere Lenin in passato, cioè cose che sono assolutamente illogiche, oppure essere spie dell'Unione Sovietica, della Germania, oppure aver creato delle organizzazioni per far trionfare il capitalismo in Unione Sovietica, oppure aver rubato, aver truffato, d'accordo? Cioè delle accuse che non hanno nessun senso. Molto spesso questi
Le accuse sono assurde, però molto spesso questi imputati confessano, dicono sono colpevoli anche delle cose proprio più inimmaginabili, più grottesche, e vengono poi messi a morte. Ci sono i grandi processi politici, d'accordo, in cui Stalin si libera della vecchia guardia del partito. Nel 1936 vengono fucilati Kamenev e Zinoviev. Dopo appunto un processo farsa, vengono lette delle accuse, una quantità, decine di accuse proprio del tutto inverosimili. Kamenev e Zinoviev confessano: sì, abbiamo commesso questo, questo, quell'altro, vengono portati via e fucilati oppure impiccati, condannati a morte nel 1936. Pensate che questi processi sono pubblici, possono assistere anche i giornalisti, d'accordo? Vengono filmati, anche i giornalisti occidentali possono assistervi. Pensate che molti occidentali inizialmente credevano a questo, credevano che queste persone fossero colpevoli. Vedete che ingenuità da parte a volte anche degli intellettuali e giornalisti dell'Occidente. Nel 1938 un altro processo famosissimo, ce ne sono tanti, ma io parlo solo degli esponenti ovviamente importanti. Nel 1938 viene processato ed eliminato Bukharin. Ricordate che Kamenev, Zinoviev e Bukharin erano già stati espulsi dal partito e imprigionati da Stalin già da qualche anno. Allora, la cosa singolare è che Bukharin è l'unico che non confessa, o meglio, non confessa completamente. Questo ovviamente fa venire fuori qualcosa, anche dal punto di vista finalmente degli occidentali che si accorgono che qualcosa non va bene. Bukharin viene accusato, va bene, di essere contrario al comunismo, di voler eliminare il comunismo in Russia, eccetera. Poi viene accusato di una serie di reati specifici. Vi ho detto truffa, omicidio, spionaggio, aver preso soldi dagli Stati Uniti, dalla Germania, eccetera. Cosa fa Bukharin? Bukharin sì, si dichiara colpevole, per quanto strano, si dichiara colpevole delle accuse generali, cioè di essere anticomunista, eccetera. Anche questo è assurdo, però attenzione, si dichiara colpevole delle accuse generali, forse perché davvero lui si era schierato da tempo contro Stalin, però dice di essere assolutamente innocente in relazione alle accuse particolari, capite? È l'unico che non confessa completamente. Poi dice ho bisogno di un giorno per pensarci, poi va bene, il giorno dopo confesserà tutto, d'accordo? Bukharin peraltro si oppone, è l'unico che proprio protesta di fronte al tribunale, si oppone alle confessioni. Lui dice che le confessioni non gli sembrano non gli sembrano accettabili, cioè che all'imputato venga chiesto di confessare, anche se alla fine lui confessa. Però vedete, lui almeno in parte si è ribellato, si è distinto. La cosa singolare è che noi abbiamo il testamento di Bukharin, perché pensate che pochi giorni prima di essere arrestato, l'anno prima della sua esecuzione nel 1937, lui lo fece imparare a memoria alla moglie per non lasciare documenti scritti. Quindi poi la moglie, molti anni dopo, ha riportato dalla sua memoria il testamento di Bukharin. La cosa singolare è che Bukharin si appella dice di essere completamente innocente, ok? Accusa Stalin, dice che tutte le accuse sono false, che questi processi politici, questi processi farsa sono una vergogna. Però incredibilmente lui si appella al Partito Comunista, cioè alla stessa entità eh, che lo sta per uccidere. Cioè lui si appella ai futuri giovani dirigenti del Partito Comunista, chiedendo dopo la sua morte, anche dopo decenni, di essere riabilitato perché lui è innocente. Lo chiede incredibilmente alla stessa, cioè ai futuri dirigenti della stessa struttura che lo stanno per uccidere. Non solo, ma della stessa struttura, il Partito Comunista, con cui lui fino a poco tempo prima aveva collaborato
aveva collaborato per uccisioni, per processi farsa del tutto analoghi al suo. Questo che significa? Gli storici sono interrogati molto. Molti sostengono che l'indottrinamento, insomma l'idea che il partito fosse qualcosa da venerare, qualcosa di religioso, l'indottrinamento avesse portato a pensare persino i personaggi che avevano maggior potere, maggior rilievo nella dittatura sovietica, che non potesse esistere altro che il partito. Cioè Bukharin si rivolge al partito. Perché non si rivolge, non so, all'Occidente? Perché non fa appello alla democrazia, a qualche altra forza, a qualche altra forma di governo che non sia quella del partito unico? Bukharin ragiona, anche nel momento in cui il partito lo sta eliminando, ragiona come se dovesse esistere anche in futuro, dovesse esistere necessariamente sempre solo quel regime, sempre solo quel partito. Non riesce a pensare diversamente, d'accordo? Forse lui e altri erano stati talmente indottrinati, credevano davvero nel partito dell'Unione Sovietica, anche nel momento in cui vengono traditi, massacrati dal partito, forse pensano nella loro psicologia che quello che sta avvenendo sia qualcosa di inarrestabile, sia qualcosa di inevitabile, sia qualcosa di necessario. Il partito diventa una sorta di chiesa da venerare. La città di Pietrogrado, che prima si chiamava Pietroburgo, prima della prima guerra mondiale, cambiò nome per moltissimo tempo, si chiamò Leningrado, anche quando ero piccolo, l'attuale San Pietroburgo si chiamava Leningrado, la città di Lenin. Lenin fu oggetto di una venerazione religiosa, ciò che lui non avrebbe voluto. Lenin disse che avrebbe voluto essere sepolto in una tomba comune, come qualsiasi cittadino sovietico. Non è così. Gli costruirono un mausoleo enorme che ancora si viste nella Piazza Rossa, dove si vede all'interno del mausoleo la sua mummia, il corpo intatto, mummificato di Lenin, che viene mostrato ai turisti, che ovviamente all'epoca veniva mostrato agli studenti, a tutti i cittadini sovietici che andavano lì, capite? Come a venerare una divinità, un corpo mummificato, come se fosse un dio, qualcuno che vive eternamente. Quindi è anche probabile, dicono molti storici, che una volta messi sotto accusa e processati, alcuni imputati si fossero autoconvinti di essere colpevoli. Perché la fedeltà al partito, l'accecamento nei confronti del partito, dell'Unione Sovietica, della causa, li aveva spinti magari a questo, a pensare che il partito fosse il detentore della verità assoluta, che il partito non potesse sbagliare, e quindi se loro erano stati messi sotto accusa dal partito o venivano condannati a morte, evidentemente il partito qualche motivo lo aveva, o comunque nella loro testa si era affermata l'idea che quella fosse comunque una giustizia, la giustizia della storia, che comunque dovesse finire così e che non ci si potesse ribellare. Molti storici, per esempio, si sono chiesti come mai confessavano senza problemi, confessavano anche appunto le accuse più inverosimili. Molti hanno parlato di privazione del sonno, di lavaggio del cervello, di torture fisiche e psicologiche. Certo, molti altri hanno invece sostenuto che molti di questi imputati confessavano perché avevano avuto la falsa promessa di aver salva la vita, quindi pensavano confesso non sarò giustiziato, invece poi venivano immediatamente, attenzione, portati al luogo del supplizio senza lasciarli parlare in nessun modo. Questo è il punto. Che cosa succede? Che quindi Stalin riempie il partito di nuove leve più giovani che lui considera fedeli a lui, mentre pensa che le leve più anziane, quelle che hanno fatto la rivoluzione d'ottobre, eccetera, potessero tradirlo. Lui vuole la obbedienza assoluta nel partito, riempie il partito di giovani, uccide molti di quelli che hanno una certa età, soprattutto quelli che hanno avuto un ruolo importante, magari per assicurarsi la fedeltà del partito.
Pensate che il terrore, le grandi purghe non giovarono all'economia. Ci fu una crisi nel 37, nel 38, nel 39. Molti storici hanno detto che probabilmente questo è proprio causato dalle purghe, sarebbe stato proprio causato dalle purghe, perché ci sarebbe stato un troppo rapido avvicendamento tra i quadri dirigenziali, d'accordo? Moltissimi venivano uccisi, molti prendevano il loro posto, ma erano troppo giovani e inesperti. In ogni caso fu uno sconvolgimento, tantissime persone vennero mandate a morire. Pensate che le purghe nel partito iniziarono con l'assassinio di Kirov nel 1934. Chi era Kirov? Era un giovane del partito, appunto uno delle nuove leve, che era molto amico di Stalin, un grande collaboratore di Stalin. Viene ucciso, ancora adesso non si sa perché. Ci sono motivazioni misteriose alla base di questo omicidio. Stalin ovviamente sfrutta questo omicidio per iniziare il repudisti nel partito. Dice che il partito è corrotto, una parte del partito ha voluto eliminare Kirov, che era l'astronascente giovane amico di Stalin. Lui addirittura accusa dell'omicidio di Kirov Kamenev e Zinoviev, infatti una delle accuse al processo di Kamenev e Zinoviev è aver ucciso Kirov. Molti storici sospettano, forse l'avete già capito, che sia stato lo stesso Stalin ad uccidere Kirov, magari perché appunto rischiava di fargli ombra per la sua paranoia e così via. Comunque l'uccisione di Kirov è il momento, è l'episodio che scatena le purghe all'interno del partito, d'accordo? E Stalin, paranoico, porta avanti il culto della personalità. Questa è un'altra caratteristica che fa assomigliare il totalitarismo sovietico, soprattutto all'epoca di Stalin, al fascismo e al nazismo. Abbiamo visto che fascismo, nazismo, comunismo sovietico hanno molte cose in comune. Una di queste cose comuni è il culto della personalità, perché anche Mussolini e Hitler lo autoalimentarono per se stessi. In passato la storiografia distingueva molto il nazismo e il fascismo da una parte e il comunismo dall'altra, sostenendo magari anche che il comunismo, che i crimini di Stalin, il comunismo staliniano fosse comunque meglio in qualche modo del nazifascismo. Adesso questo non avviene più. La maggior parte degli storici, per quanto sia evidente la differenza di ideologia tra il comunismo da una parte e il nazifascismo dall'altra, ormai delinea l'unica categoria di totalitarismo in cui mettere sia il comunismo sovietico, sia il nazismo, sia il fascismo, che nonostante la differenza di ideologia, in realtà non solo l'esito fu lo stesso, ma vengono sottolineate sempre più, appunto, i punti in comune tra questi totalitarismi, che sono molti più di quello che si potrebbe credere o si credeva in passato, d'accordo? È una sorta di divinizzazione del partito e di divinizzazione del leader del partito. Stalin, abbiamo visto, l'ha fatto anche nei confronti del defunto Lenin, che non avrebbe voluto. In molti altri partiti comunisti, per esempio il Partito Comunista Cinese, o per esempio per i suoi leader cinesi, Mao Zedong, questa divinizzazione, questa venerazione non c'è mai stata, o c'è stata soltanto per un tempo brevissimo, quindi non era inevitabile, d'accordo? Cioè in altri regimi comunisti questo non è successo. Stalin impone proprio la sua persona fisica. A scuola si venera Stalin attraverso poesie, racconti, canzoni, attraverso sfilate, parate militari, d'accordo? C'è tutto un sistema di indottrinamento che genera la venerazione nei confronti di Stalin, del capo
Abbiamo visto Stalin falsifica la storia, Stalin si prende tutti i meriti, e mettendo a tacere magari i meriti degli altri. Ricordate la parodia di questo nella Fattoria degli animali di Orwell, oppure anche nell'altro romanzo di Orwell, 1984, cosa fa il protagonista Winston Smith? Falsifica la storia, riscrive i giornali, d'accordo? La faccia di Stalin è dappertutto, enormi cartelloni pubblicitari, così via, c'è veramente un culto della personalità, una divinizzazione di Stalin. Stalin fa riscrivere la storia, l'ho detto, per farsi attribuire dei meriti, per farsi attribuire delle azioni eroiche, degli episodi che in realtà assolutamente non esistono. La storia viene continuamente riscritta, tutto viene falsificato, i libri, i giornali, le fotografie. Famose sono quelle fotografie, non so se le avete viste, si trovano facilmente su internet, in cui, anche se all'epoca non c'era Photoshop, programmi così che tutti possono usare, con dei trucchi fotografici le persone scomparivano. C'è una foto ufficiale con 4 esponenti del partito, tra cui Stalin. Uno va in disgrazia, finisce in un gulag o viene ucciso, scompare dalla fotografia, d'accordo? Con un trucco fotografico lo tolgono. C'è una famosa foto in cui appunto Stalin si trova con altri 3 membri del partito. Prima ne scompare uno, nella foto compaiono solo 3, poi ne scompare un altro, compaiono Stalin e un altro, poi scompare anche lui. Nella foto si vede Stalin da solo. I 3 soggetti che nella foto originale erano con lui sono stati uno a uno trascolorati, sono stati uno a uno eliminati dalla foto, d'accordo? Questa è una delle tecniche ovviamente di propaganda, una propaganda che falsifica la storia, falsifica la verità, falsifica tutto per indottrinare i cittadini sovietici. Anche le cifre della produzione sono false. Noi a volte non sappiamo esattamente qual è stata la produzione in un certo anno, in un certo settore, perché moltissime di quelle cifre sono gonfiate, sono false, d'accordo? Quindi il culto della personalità. Il gulag, milioni di persone finiscono in questi gulag. Pensate, prima di parlare di gulag, vediamo un attimo velocemente l'altra purga importante. Se all'inizio del terrore viene purgato il partito comunista, alla fine del terrore, nel 38-39, viene purgato l'esercito. Uno storico ha scritto: nessuno Stato ha avuto più morti nell'esercito in tempo di guerra rispetto a quelli che ha avuto l'esercito di Stalin in tempo di pace. Fece ammazzare tantissimi esponenti dell'esercito, alcuni non avevano fatto assolutamente niente, tra cui quelli più importanti, la maggior parte dei generali, dei colonnelli, cioè l'esercito fu decapitato di quasi tutto lo Stato Maggiore, di quasi tutti quelli che erano ai livelli apicali. Stalin fa questo anche qui per eliminare la vecchia guardia. Elimina i generali, quelli che hanno più esperienza, quelli che sono ai vertici, per sostituirli con dei giovani, perché è convinto, esattamente come nella purga del partito, che quelli gli rimarranno fedeli, d'accordo? Molti sostengono che la facile avanzata dei nazisti durante la seconda guerra mondiale, quando i nazisti aggredirono l'Unione Sovietica, inizialmente l'Unione Sovietica si trovò totalmente impreparata, i nazisti avanzarono facilissimamente, velocissimamente per centinaia di chilometri, fu causata appunto da questa purga, perché l'esercito era impreparato, perché la maggior parte dei suoi comandanti più esperti erano stati eliminati. Altri storici però, attenzione, hanno messo in rilievo che alla fine Stalin ebbe ragione, perché nelle battaglie più atroci e terribili, per esempio quella di Stalingrado, in cui ovviamente Stalin e l'esercito sovietico sconfissero i nazisti, lo potete vedere nelle lezioni sulla seconda guerra mondiale, l'esercito sovietico seguì senza esitare gli ordini di Stalin, quindi
Perché? Perché era fedele a Stalin, era stato composto da persone giovani indottrinate nell'epoca di Stalin o comunque nell'epoca del comunismo. Stalin aveva eliminato tutti quelli che erano venuti prima, attenzione, dell'Unione Sovietica. E quindi molti storici dicono non è proprio vero, perché in realtà gli elementi giovani che Stalin aveva messo al posto degli altri nell'esercito, alla fine gli furono fedeli, mentre invece nel caso di Hitler non fu così. Hitler, a differenza di Stalin, non eliminò i vecchi militari prussiani che erano lì nell'esercito prussiano ben prima che il nazismo prendesse il potere, però forse si dolse di non aver fatto come Stalin, perché questi vecchi militari prussiani non furono mai nazisti, fanatici, sopportavano Hitler, ma alla fine poi, vi ricordate, cercarono anche di eliminarlo con degli attentati, così via, mentre invece nulla del genere successe tra i capi dell'esercito di Stalin. Secondo molti storici, soprattutto in passato, soprattutto storici di impostazione marxista, tutto questo aveva un consenso. Lo so che può sembrare strano, molti dicono bisogna pur spiegare perché la popolazione non si ribellò mai. Stalin riuscì a imporre il suo dominio, il suo totalitarismo senza mai subire una ribellione, d'accordo? Come fu possibile? Secondo molti le purghe avevano un consenso. Perché? Dice io, qualunque cittadino sovietico può essere preso, condannato, mandato nei campi di lavoro, come avevano un consenso? Primo, perché quelli ad essere purgati erano soprattutto quelli più anziani. Quindi, che cosa succede? Che i giovani erano grati a Stalin per aver capito, aver loro fatto prendere il posto di quelli più anziani. Venivano eliminati spesso quelli più anziani o comunque più potenti, qualcuno subentrava al loro posto, erano giovani che prima avevano un incarico inferiore, subentravano a quelli che erano stati eliminati. Quindi capite, questo secondo molti creò un consenso. Ma forse una tesi giustificazionista appunto portata avanti magari negli anni 80, in anni precedenti, da storici di matrice ideologica appunto molto di sinistra, molto marxista. È più probabile che in realtà queste purghe ebbero successo e non scatenarono alcuna rivolta semplicemente perché appunto seminavano il terrore in maniera indistinta e incondizionata nella popolazione. Recenti documenti fanno pensare a questo, cioè che ci fosse proprio un terrore che spaventava tutti, non che vi fosse un consenso, ma alcuni storici marxisti, questa tesi è stata abbastanza abbandonata, però può avere un suo rilievo, sostenevano che grazie all'indottrinamento e al culto della personalità, molti cittadini sovietici, pur ovviamente rischiando essi stessi di essere purgati, di essere epurati, pensavano che le purghe fossero una cosa buona, cioè perché Stalin si presentava, attraverso le purghe, si presentava come un padre buono, un padre giusto, severo, inflessibile, duro, però giusto. Cioè Stalin avrebbe, grazie alla sua propaganda, sarebbe riuscito a mettere nella testa dei cittadini sovietici l'idea che lui stesse facendo le purghe perché, perché, eh, perché perseguiva i più potenti, d'accordo? I più corrotti. Cioè, vedete, abbiamo il nostro capo, è terribile, però è un padre buono. Cioè, vedete, il nostro capo è inflessibile nei confronti dei potenti, così a molta gente forse piaceva l'idea che proprio chi arrivava ai vertici della popolarità del partito, eccetera, poteva essere eliminato. Questo significava che siamo tutti uguali, d'accordo? Che Stalin combatte contro il privilegio, che Stalin elimina anche quelli che sono più potenti, d'accordo? Magari al cittadino sovietico comune, più povero, questo poteva piacere. Sono interpretazioni, ripeto, la maggior parte delle interpretazioni che sostengono che il comunismo sovietico avesse comunque un consenso sono state poi smentite
da studi e da documenti recenti. Vedremo qualcosa dei gulag e di altri crimini di Stalin nella prossima, e spero ultima, definitiva lezione sull'Unione Sovietica tra le due guerre. Arrivederci.